Bentornati sul canale di Big Bro 83 per il quarto episodio di questa guida al platino inerente a Is Memories of Celceta. Ricordandovi che in descrizione trovate il minutaggio degli eventi più importanti quali i forzieri trovati, le memorie ottenute e i mob nuovi incontrati, possiamo cominciare senza perdere altro tempo. La Forest of Dawn ci aspetta ed è un'area molto vasta. Innanzitutto dall'area dove abbiamo farmato il livello 18 nello scorso episodio dal gigantesco Bozwonga, dirigiamoci verso est. In quest'area, priva di mob nuovi, sono presenti tuttavia 6 harvest e 2 forzieri, il primo dei quali contiene una short sword più 3. Decisamente inferiore alla long saber che abbiamo acquistato a Casnan. Un piccolo consiglio che posso darvi è quello di cercare di evitare di uccidere i mob, specialmente i Vargin di quest'area, andandoli ad inseguire nell'acqua, poiché i nostri movimenti risulteranno essere più lenti e non potremo eseguire le skill. Quando raggiungeremo il primo bivio, dirigiamoci innanzitutto verso sud, poiché conduce ad uno scrigno del tesoro che contiene un Iron Breastplate più 2, armatura potenziata rispetto a quella che abbiamo in nostro possesso. Potete equipaggiarlo su chi volete, io preferisco inserirla a Duren perché lo considero un tank. Il sentiero ci condurrà ad un passaggio bloccato da dei macigni, e questo un altro dei 7 punti che è legato al trofeo Sea of Trees Unbroken. Una volta fatto ciò ritorniamo indietro e dirigiamoci verso nord-est. Dove troveremo un altro passaggio ostruito da dei macigni, quindi siamo per forza di cose obbligati a dirigerci verso destra. Nella seconda area sono presenti un totale di 4 harvest ed un forziere, il quale è chiuso a chiave. Bisognerà quindi switchare su Duren ed utilizzare la sua abilità speciale per scassinarlo ed ottenere il Gold Ingot che è al suo interno. Fate inoltre molta attenzione al Bozwonga che è nell'area, qualora non foste a livello 18 come me.
È presente un terzo passaggio costruito con dei macigni, alle cui spalle si può scorgere in bella vista un forziere del tesoro, ma attualmente non possiamo raggiungerlo, quindi non ve ne preoccupate. È inoltre presente nell'area, nella zona occidentale per la precisione, un ricordo di Adol che fornirà al nostro spadaccino un punto difesa extra una volta guardato. Scopriremo in tale ricordo che il mercante errante che visitò il villaggio di Adol quando questi era molto piccolo racconterà molte storie al giovane, suscitando la sua curiosità, soprattutto per le storie legate a principesse rinchiuse in castelli, ma anche per l'oceano, che a detta del mercante era raggiungibile attraversando le montagne. Memoria che sarà intitolata a Peter's Tale nella sezione Memories. Fatto ciò, possiamo ritornare nell'area iniziale del Bozwonga e dirigerci verso nord, a suon di bracciate. In quest'area sono presenti due nuovi mob. Il primo è l'Orogilan, il quale possiede tra le altre cose anche un oggetto piuttosto raro che è l'Hard Scale, mentre il secondo mob è il Ramelebolero. Sono inoltre presenti due Harvest ed un forziere del tesoro, contenente uno Shield Ring 1 che fornirà al suo possessore 5 punti in più di difesa. Dirigiamoci quindi verso nord-ovest per raggiungere la Waterfall Cave. Non fate caso al forziere che si vede in bella vista sulla mappa, poiché non possiamo raggiungerlo, poiché è sott'acqua. Questo chiamiamolo dungeon suddiviso in due aree, sono presenti gli stessi mob che avevamo incontrato nel primo episodio, nella miniera di Gasnia. Sono presenti tuttavia 5 harvest totali, 3 nella prima zona e 2 nella seconda.
Ricordatevi che per ottenere il trofeo Stupendous Scavenger bisognerà ottenere da tutti e 286 Harvest almeno un materiale. Fatto ciò, possiamo tornare indietro nell'area acquatica e dirigerci questa volta verso nord-est. In quest'area è presente un altro monumento di colore azzurro ed un nuovo mob, il Bozo Walla, debole all'attacco slash di Adol e che può causare lo status veleno. Quest'area, chiamata Wetlands, è una delle due zone in cui è possibile incontrare, ma soltanto di notte, il Golden Pickard, un mob di livello 30 che fuggirà via non appena ci avvisterà. Essendo noi ancora troppo deboli, rimandiamo l'uccisione di tale mob ad una fase successiva della guida, ricordandovi che a questo mob sono legati due trofei. Il primo è ovviamente per il bestiario, dove bisognerà uccidere tutti i mob presenti nel gioco. Il secondo è un trofeo specifico, ossia il Gold Hunter. Questo mob, tra parentesi, nella modalità easy e se equipaggiato un determinato accessorio, frutterà al nostro gruppo la bellezza di 15.000 gold. Al bivio dirigiamoci verso nord poiché il sentiero ci condurrà verso un vicolo cieco. Nell'area sono presenti un totale di 4 harvest ed un forziere, anche se in realtà i forzieri sono 2, poiché il secondo è sommerso dall'acqua, ma come il precedente non possiamo ancora raggiungerlo, quindi non ve ne preoccupate. Nella nuova area piuttosto labirintica sono presenti un totale di 6 harvest e 3 forzieri del tesoro. Al primo bivio dirigiamoci innanzitutto verso destra per trovare il primo harvest e il primo scrigno, area che sarà sorvegliata tuttavia da un nuovo mob, il Rangoa, di livello 18, il quale possiede anche un materiale piuttosto raro, ossia il Boar Exoskeleton. Fatto ciò, proseguiamo per il sentiero fino a raggiungere l'ennesimo bivio.
Dirigiamoci quindi verso nord-ovest per raggiungere un ennesimo bivio. Andiamo innanzitutto a nord, area che sarà sorvegliata da 2 Rangoa. Dove troveremo 2 Harvest ed il secondo scrigno, contenente l'accessorio Blue Ornament, che fornirà skill point aggiuntivi in caso di una aerial combo. Fatto ciò, dirigiamoci verso sud per trovare il terzo ed ultimo forziere della zona ed il nuovo ricordo di Adol. Questo quinto ricordo, denominato A Small Adventure nella sezione Memories, fornirà al giovane spadaccino un boost HP di 10 punti, oltre a farci vedere una simpatica scena in cui il giovanissimo Adol, in una notte di pioggia, scalerà le montagne per cercare di trovare l'oceano, citato dal mercante errante in uno dei suoi racconti. Fatto ciò, ritorniamo al bivio precedente e questa volta dirigiamoci verso sud per trovare un harvest semi nascosto fra la vegetazione a nord-est. Dopodiché dirigiamoci verso ovest per incontrare 2 Bozwonga che sorveglieranno un harvest e l'uscita dall'area, che sarà tuttavia ostruita da un tronco. È questo un altro passaggio ostruito che dovremmo sbloccare per ottenere il trofeo Sea of Trees Unbroken. Fatto ciò, possiamo tornare nell'area dove abbiamo sbloccato il monumento.
Nella nuova area sono presenti un totale di 5 Harvest e 2 Forzieri del Tesoro. Il primo di questi 2 forzieri lo troveremo dirigendoci verso nord. Alla fine del vicolo cieco otterremo l'accessorio Snake Amulet che previene dallo status veleno. Consiglio di equipaggiarlo su Adol, capirete a breve il perché. Nell'area è presente inoltre il sesto ricordo di Adol, denominato The Forest Labyrinth, che fornirà al giovane spadaccino un boost difesa di 1 punto. Ricordo che ci mostrerà un solitario e pensieroso Adol che, fissando una statua, si domanderà se si fosse perso. Prima di proseguire verso ovest, dirigiamoci verso nord, nell'area denominata Sunlit Ruins. È questa la seconda zona dove di notte è possibile incontrare il Golden Pickard citato prima. Nell'area sono presenti un totale di 4 Harvest e 3 Scrigni del Tesoro, tra i quali spicca l'accessorio Thunder Beast Charm, che previene dallo status Paralisi. Equipaggiate anche esso su Adol, poiché ci saranno mob deboli allo slash che causeranno entrambi gli status Paralisi e Veleno. Tra i vari materiali droppabili dai 4 Harvest è presente il Nocturnal Mushroom, discretamente raro. Fatte le dovute modifiche all'equipaggiamento, tornate indietro, aprite l'ultimo forziere contenente un Honey Potion e dirigetevi verso ovest. In questa area denominata Stream troveremo alla sua fine un altro monumento di colore azzurro, 5 Harvest totali ed uno Scrigno del Tesoro, contenente uno Steel Gauntlet più 2 che, se equipaggiato a Duren, potrebbe causare lo status veleno contro i mob.
Sono inoltre presenti 3 nuovi tipi di mob. I primi sono gli Shard. Il secondo è il Canolen, debole all'attacco slash di Adol e che può causare simultaneamente sia lo status paralisi che lo status veleno. Ecco spiegato il motivo per cui vi ho suggerito di far indossare il Thunder Beast Charm e lo Snake Amulet su Adol. L'ultimo mob dell'area è il Gazapo, gigantesco granchio debole all'attacco strike di Duren. Giunti a questo punto dovreste avere una percentuale superiore al 20%, quindi possiamo ritornare da Griselda ed intascare le prime 2 ricompense, vale a dire 4000 gold totali. Nell'area apposta a sud del monumento troveremo 4 Harvest e 2 Forzieri del Tesoro, oltre ad intravedere 2 ponti attualmente non raggiungibili. Sono anch'essi legati al trofeo Sea of Trees Unbroken. Da questa area sarà possibile raggiungere i 2 insediamenti segnati da una bandierina blu da Duren sulla nostra mappa. Non ha importanza quale dei 2 facciate per primo, poiché in ogni caso sbloccherete un trofeo legato alla storia. Tuttavia, suggerisco di dirigerci verso l'area del Gidona Crater, verso est. Terminerò in quest'area l'episodio, riportando a schermo una tabella riassuntiva dove verranno riportate le percentuali che dovreste avere per ottenere i trofei relativi al Master Cartographer, Stupendous Scavenger, Treasure Hunter e Memories Unfugged, oltre a riportarvi la percentuale di mappa completata fino a questo punto, ossia 27,6%.
Se il video vi è piaciuto lasciate un like o un commento se volete, ma potete lasciarmi un insulto senza problemi, tanto non mi offendo.